Ciao Maker, e se vi dicessi che l'AMS potrebbe non servirvi più? Oggi voglio parlarvi di un add-on per SnapMaker Orca, quindi da utilizzare sulla SnapMaker 1 o su anche altre toolchain che sono sul mercato, che permette di, con solo 4 colori, di andare a stampare più colori. Andiamo a vedere insieme come fare per scaricare il software, come andarlo ad utilizzare e anche con un paio di prove di stampa, quindi vi faccio vedere come fare qualcosa così. Tutto è nato da questo utente Reddit, Aceman 11100, che ha visto che colorando di diverso colore i layer di una stampa, viene fuori a vista, si vede, viene fuori un colore diverso, e questo ha fatto sì che è partito tutto un sistema da circa un mesetto che ha permesso anche a altri utenti di andare a creare un fork di SnapMaker Orca e integrarci all'interno un sistema che possa far stampare a più colori anche avendone 4. Da questo quindi è venuto fuori la release che abbiamo adesso, che è uscita la settimana scorsa, che io sto già testando, ho già testato, per quanto riguarda la stampa a più colori. Come funziona il sistema? Il sistema funziona in questo modo: i layer sono ravvicinati e quindi hanno un'altezza di layer molto bassa, parliamo di 0,08, e facendo un layer di un colore e un layer di un altro, utilizzando quelle che sono diciamo, il traspirare della luce tra un filamento di un colore e un altro, viene fuori che sembra che ci sia un altro colore, e ciò, come vedete, ad alcuni layer è visibilissimo, ad altri un po' meno, perché poi vi spiego il motivo perché ad alcuni è visibile e ad alcuni meno. Quindi sono andato a installare questa versione di SnapMaker Orca e ci troviamo ad avere questa cosa qui. Cambiamo finestra. Questa versione di SnapMaker Orca, poi vi lascio il link in descrizione, vi permette di, utilizzando i soli filamenti e quindi impostando i soli filamenti, di avere anche altri di altri colori, perché va a mixare il numero. Naturalmente più filamenti abbiamo e più possibilità di mix vengono fuori, già in automatico. Io adesso ne rimuovo uno perché ne abbiamo solo 4 e quindi di conseguenza da 4 arriviamo ad avere 10 filamenti. Questi come sono fatti? Sono un mix, se andiamo ad aprire, quindi sono al 50-50 tra un filamento di un colore e un altro, e questo viene fatto su tutte le combinazioni. Ci permette di avere più colori e ci permette quindi di andare a stampare in più colori. Ora vi faccio vedere come farlo effettivamente e vi faccio vedere che cosa succede se fate un'opzione al posto di un'altra. Partiamo da una situazione pulita. Creo e importo un oggetto, in questo caso creo un cubo, e vedete che è di un colore. Ci sono due possibilità, cioè quello di andare a fare lo slice di questo cubo, poi prendere e scegliere magari fino al 10, fare più, qui, e fare change filament, quindi mettiamo il bianco, un altro po', cambiamo filamento, mettiamo il verde, un altro po', cambiamo filamento, mettiamo il nero, un altro po', cambiamo filamento e andiamo a mettere uno degli altri filamenti, quindi il 5, cambiamo un po', andiamo il 6, cambiamo un po', vediamo il 7, ok, diciamo così, facciamo uno slice e vediamo che ce lo fa solo su 4 colori. Quindi adesso se io vado su vedo tutto rosso. Perché questo? Perché in realtà questo potrebbe essere il metodo più semplice, ma poi vi porterà ad avere questa problematica qui, cioè quello che non vedete
a video vi porta ad una stampa del genere, che in realtà non è quello che vogliamo, perché il software, ricordiamo che è ancora un software in beta. Quindi di conseguenza non è questo il metodo per farlo. Io ho fatto il test e quindi a quel punto mi sono trovato con un cubetto non conforme a quello che volevo. Quindi torniamo qui. Come facciamo? Selezioniamo l'oggetto e andiamo a colorarlo. Quindi vabbè, scegliamo un'altezza, prendiamo un colore, facciamo il rosso, già ce l'avevamo, quindi facciamo il bianco, poi naturalmente potete gestirlo un po' come volete, mixarli un po' come volete i colori. Io giusto per test li ho fatti mixati così. Ok, e così via. Facendo questo potete andare ad avere la certezza che quello che vi stampa la SnapMaker 1 è il mix di colori. Eccolo qua. Se andiamo a vedere in dettaglio potete vedere che i layer sono sovrapposti, così da fare a dare l'illusione ottica che ci sia un colore diverso. Questo più è basso il tipo di filamento e più si riesce. Se ritorniamo alla mia stampa, se prendiamo questa, ok, ho messo a fuoco, vedete che in basso abbiamo un'uniformità, poi a un certo punto in alto non ce l'abbiamo più l'uniformità perché ho giocato con l'impostazione e sono andato a crearne io di nuovi. Quindi com'è possibile farlo? Basta fare add gradient, scegliere quali sono i colori che vogliamo mixare, quindi in questo caso facciamo un verde e un rosso, scegliere qual è il gradiente che vogliamo raggiungere, quindi la percentuale tra un colore e un altro. Questi sono tutti il 50% quelli sopra, noi possiamo scegliere anche percentuali diversi per avere gradienti diversi, e una volta configurato, una volta inserito qui dentro, se noi torniamo all'oggetto, andiamo in Paint, troviamo il nuovo, l'11, il colore 11, e lo andiamo a inserire qui. Oppure andiamo a colorare un oggetto, non lo so, una parte, scegliamo un colore, questo qui, andiamo a scegliere una parte da andare a colorare, oppure un gap. Possiamo giocare un po' con quelle che sono le impostazioni e le tipologie di colore di colore di una stampa. Poi no, ditemi voi se siete pratici di questo, oppure magari possiamo farne anche un video dedicato per capire come andare a colorare dei piccoli oggetti e tirar fuori una stampa pronta per una tool change o una MS. Questo qui è una cosa che mi ha fatto drizzare i capelli, quei pochi che ci sono, perché è quello che dovrebbe essere la stampa 3D, cioè un mezzo, soprattutto le stampanti 3D dovrebbero essere dei mezzi per poter far sì che menti brillanti in qualche modo possano aprirsi e andare a realizzare e a risolvere delle problematiche che spesso si pongono. Adesso faccio un esempio pratico, no? Avere una stampante 4ms o ACE che siano equivale a spendere 2 volte magari il costo, perché con una stampante spendo X, con 4 AMS spendo il doppio del costo magari della stampante o pari alla stampante stessa, se la stampante ha un costo elevato. Prendendo invece una tool change e utilizzando un sistema del genere, si fa sì che al posto di avere 4 AMS e 16 colori o 3 AMS e 12 colori, sia una sola macchina e con 4 filamenti, e mixandoli quei 4 filamenti, scegliendo bene quali sono i colori, si possa andare a risparmiare tantissimo e avere una gestione migliore anche dei filamenti, perché ce ne sono solo 4 aperte e non 10.000. E questo è un qualcosa che è un passo avanti che viene fatto sulla stampa 3D. È stato possibile perché la community
ha lavorato su questo. Questo è possibile quando i software sono open, quando le stampanti hanno dei firmware gestibili e modificabili, così che la, la community la community dei maker si va ad aprire, a parlare tra di loro, a cercare di risolvere delle piccole problematiche che ci sono e si tirano fuori queste idee. Questo è quello che mi piace della stampa 3D, quello che mi piace delle community in generale, cioè quello di mettersi insieme e di risolvere una problematica e non far sì che un progetto diventi chiuso, diventi a pagamento e blocchi in qualche modo la possibilità di essere utilizzato da un cliente finale, da qualcuno che come noi, come me, io non stampo per lavoro, ma ho le stampanti 3D, di conseguenza ci stampo con le stampanti 3D e la mia voglia di poter stampare a più colori dei 4 mi fa sì che mi spinge ad acquistare più di una MS, ma ha un costo e quindi mi frena. Poi con questa cosa che c'è adesso, il full spectrum, con la possibilità di avere un tool change a disposizione, abbiamo azzerato quelli che sono gli sprechi e in più abbiamo ridotto quella che è la spesa per eventuali AMS e eventuali aggiornamenti che ci sono nel futuro e tutte le varie problematiche che ci sono dietro, consumo, materiali di consumo e quant'altro. Questo è quello che mi piace della stampa 3D, questo è quello che voglio vedere, non sistemi chiusi ma sistemi aperti. Ditemi voi che cosa ne pensate anche in descrizione, se avete già provato questo add-on è il nuovo software in beta di Snapmaker, se avete fatto anche voi delle stampe di prova per poter vedere come mixare i vari materiali. Fatemi sapere anche se vi interessano questi video, così cerchiamo di metterne anche di più e di farne anche di più. Vi ringrazio di avermi seguito, spero che sia stato utile soprattutto la scoperta di questa, perché per quelli che non lo conoscevano, la scoperta di questa nuova possibilità all'interno del software Snapmaker Orca. E vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video, non perdete i vari aggiornamenti, iscrivetevi al canale se ancora lo fate e alla prossima. Ciao ragazzi.